quanto è bella, ma quanto cazzo è bella. Rossa e nera, cattiva, quelle branchie sulla pancia, non esagero, sembrano le squame di un drago ed è una descrizione a tratti cringe, lo ammetto, ma raga, è stupenda, è veramente tanto aggressiva, è il caso di dirlo, è aggressiva, è accattivante e brucia i tempi. E ahimè, letteralmente, perché è sfuggita già online 24 ore prima. L'unica cosa che mi auguro è che sia veloce in pista, nello stesso modo in cui è uscito il leak. Voglio un dominio assoluto, perché ci sono rimasto molto male. Ma vabbè. Allora, com'è? Vi piace? Non vi piace? Io la amo alla follia. Ok, la macchina più bella è quella che vince, siamo tutti d'accordo, però diciamolo, parte bene, parte molto bene, sia a livello di design che a livello ingegneristico. Colpisce tanto la forma svasata sotto le imboccature delle prese d'aria. Pance che seguono una filosofia simile a Aston Martin, ma diversa. L'avanttreno propone un musetto accorciato, le sospensioni anteriori sono push rod, le sospensioni posteriori sono pull rod. E con il video di ieri già vi avevo anticipato che probabilmente sarebbe stata diversa la configurazione delle sospensioni rispetto all'altra motorizzata Ferrari, ossia Alfa Romeo. Insomma, sono felice oltre che per la presentazione anche per il fatto che non sparo sempre solo cazzate. Qualche considerazione corretta la faccio ed è per questo che magari vi invito a valutare l'iscrizione, perché ci sto provando. Un po' come Ferrari oggi. Ma analizziamo bene il posteriore, perché io più lo guardo e più sono sbalordito. Un vero e proprio gioiello di ingegneria e design. Adesso, con ingegneria andrei un po' più calmo. Non sempre il design coincide con le prestazioni, però vi prego, sembra tutto così perfetto, non deludetemi. Cioè, tutto sembra funzionare. Ok, sicuramente non ci ha mostrato tutto, normale, ma non mi aspettavo si sarebbero aperti così tanto. L'hanno presa così, di petto. Cioè, questa è la stagione da tutto o niente. Questo è il primo impatto, la prima impressione dopo la presentazione. Contentissimo quindi che la nuova vettura ha generato questo grande entusiasmo. Inoltre ricorda vagamente la vettura di Prost del 90, una Ferrari non vincente ma capace di lottare per il titolo. E io penso che sia anche il miglior modo per fissare quelli che sono gli obiettivi della scuderia di Maranello. Il secondo posto nella classifica costruttori. Lo so, queste parole sgasano un po'. Dopo tutto questo entusiasmo, presentarsi con dobbiamo fare secondi nel mondiale è un po' me, ma rimaniamo sempre ottimisti. Un'auto da secondo posto nel mondiale è probabilmente una vettura che può riuscire a competere, che porta delle vittorie a casa, che magari può anche lottare per il titolo. Un'auto da secondo posto nel mondiale non è da buttare. E dopo l'incredibile passaggio dal 2020 al 2021, dove si è migliorata una macchina inguidabile e intoccabile, io, Tonio, l'ultimo stronzo che ne capisce di Formula 1, potrebbe essere l'inizio di un buon ciclo. E non è detto che con l'inizio di un buon ciclo arrivi subito una vittoria del mondiale. Tutto però parte bene. Diciamolo, tutto il mondo pensa che Ferrari possa competere. E se il nostro team principal insieme alla scuderia e al team dovesse fallire, non saremo noi a dover decidere le sorti di quell'uomo lì, perché è lui che ci mette la faccia, ma le colpe ovviamente sono di tanti. Ma ripeto, la decisione non spetta a noi abbiamo semplicemente il compito di supportare la squadra rossa, anche di criticarla. È giusto criticare, analizzare, mettere in discussione. Ovviamente parlo per i tifosi Ferrari, chi non tifa Ferrari può anche gufarla, ma è quasi oggettivo dire che una Ferrari che torna a vincere non fa bene alla Formula 1. Di più, anzi dirò, mettetevi nei panni di Netflix che con la serie Drive to Survive dopo il 2021, dopo quindi lo scontro epocale tra Hamilton e Verstappen, l'anno successivo vince la Ferrari. Netflix ha la bava alla bocca, ma ripeto, calmi con le aspettative, anche perché che vada forte subito la Ferrari conta relativamente meno rispetto al passato, non stiamo nel 90. L'importante è che questa vettura cresca molto, bene e in fretta. L'idea dominante deve essere vincere, perché quello è DNA Ferrari, ma deve anche essere dominare, sapere innovare e non avere paura di farlo. Un po' come Mercedes quando ha sganciato il DAS. Io spero che il nuovo modo di gestire il carburante delle power unit sia l'inizio di una grande innovazione. Ricordiamo tutti la notizia che uscì fuori ormai un mesetto fa, dove la Ferrari aveva annunciato di aver recuperato 20 cavalli dalla concorrenza. Speriamo che erano 20 cavalli di differenza tra Ferrari e Mercedes. Non c'è dato saperlo, però si parte bene. Poi la collaborazione con Shell, oltre al fatto che è sponsor Ferrari, che avrebbe subito ottimizzato il nuovo carburante, più green, non è poco
poco. Inoltre la Ferrari vanta la miglior coppia, e se non la miglior coppia, la seconda miglior coppia del paddock. Sainz deve essere una garanzia, Leclerc è chiamato a qualcosa di grande, a qualcosa che manca dal 2008. Anche con l'aerodinamica non possiamo dire che ci siamo, ma sicuramente queste pance così strette, quasi disegnate dal vento, i radiatori che richiamano lontanamente la McLaren del 2004, la MP426, diversi dalla concorrenza. La concorrenza non ha voluto sbilanciarsi, la Ferrari non lo so, ma il loro imporsi nelle scelte è sicuramente un bene. Deve essere Ferrari a dettare il passo. E perdonatemi se oggi sono forse tanto soggettivo, ma la sento proprio tanto questa presentazione. I tecnici della gestione sportiva lavorano a questa vettura da 1 anno e mezzo. La SF21 non è mai stata sviluppata. Questa Ferrari sembra una Ferrari. Sembra che la Ferrari ha vinto il mondiale l'anno scorso, in realtà ha fatto terza. Siamo partiti bene, anche i crash test a dicembre già passati, tutto così bello. Chissà. Ovviamente voi apritevi nei commenti e iscrivetevi. E spero che la live vi sia piaciuta, perché questo video esce dopo la live. E quindi da Tonio è tutto, passo e chiudo.